Navigati nel lobby, ben ritrovati sul mio Castomiatos Vlog TV e bentornati. Ho un bel po' di materiale da farvi vedere in questi 2 o 3 giorni che non ci sono stato. Mi sono procurato un po' di cose interessantissime. La prima che voglio farvi vedere è il nuovo set della Army Painter Speed Paint Starter Set. Intanto devo dire che stupisce anche solo la fattura del set, quindi vediamo se i colori sono come hanno presagito i video dei primi streamer e i primi vlogger che hanno parlato, perché sembra che rullino tutti al miracolo rispetto anche ai contrast della GV che sono effettivamente imbattibili finora. Quindi subito dopo la sigla. Intanto facciamo l'unboxing perché giustamente non abbiamo ancora visto la scatola, non l'abbiamo aperta, quindi diamo un occhio a questa scatola e vediamo un attimino di cosa si tratta. Allora, vedete che la scatola presenta subito una miniatura primerata di bianco con un colore che sembra veramente super coprente e washato, quindi sembra incredibile, ma con un passaggio promettono dall'immagine di fare miracoli. Dall'altra parte troviamo praticamente la stessa miniatura, dicono che con un solo passaggio tutto è a posto, c'è addirittura un codice QRID che vi permette di andare a vedere i tutorial. E la cosa, allora partiamo subito dalle caratteristiche principali. Intanto sono 10 colori e costano 39 euro, e con i 10 colori vi danno anche un pennello che è un pennello wash sostanzialmente. Ma è fantastica l'offerta, perché vuol dire che ogni colore costa 3,90 contro insomma i contrast della GV, e soprattutto c'è anche un pennello in omaggio che minimo ha il valore di 7-8 euro. Poi abbiamo il fatto che dentro ognuna di queste boccette c'è una mixing bowl, e anche quelle andrebbero comprate a parte, per esempio da Army Painter stessa e per esempio da Green Stuff, e effettivamente anche quelle costano. Dentro trovate un libricino, in questo libricino vi fanno vedere come fare a preparare il colore, dicono sostanzialmente che siccome va mescolato molto bene, nonostante sia stato mescolato bene, la prima volta va svuotata praticamente la prima parte, che è un top medium, cioè la prima parte diciamo di colore, la metà alta, va liberato, rimescolato di nuovo e il colore è pronto. Quindi vuol dire che c'è un olio che separa e probabilmente ce n'è più di quello che deve all'inizio, quindi va preparato. Ecco il pennello è un Wargamer Monster Brush. Insomma è un pennello di tutto rispetto, sintetico ovviamente, e questo qui insomma invece di comprarlo a parte lo trovate dentro la confezione che è fantastica, perché dentro troviamo già dei colori utilissimi. Allora il primo è il Hive Dweller Purple, eccolo qua, Hive Dweller Purple, eccolo qui, e lui praticamente è il viola. Poi abbiamo il Pallid Bone, che è il famoso Skeleton Bone, probabilmente l'avversario dello Skeleton Bone del contrast, e quindi fatto per fare gli scheletri in una mano. L'Orc Skin, che è la pelle degli orchi, molto interessante da vedere anche questo. Il Crusader Skin, estremamente interessante perché è la pelle degli umani. E faremo magari un barbaro per vedere un pochino, visto che di barbari ora ne girano tanti. Poi Hardened Leather è diciamo il cuoio, la pelle, e quindi è un marrone non troppo scuro. Poi dovremmo avere anche, mi sembra, un'altra qualità di, invece c'è, guardate, un Fire Giant Orange, quindi un arancione, vediamo un pochino con cosa lo abbinano. Gravelord Grey, che quindi è fatto per fare la pietra e i grigi. Poi troviamo
un Zealot Yellow e quindi un giallo che accostiamo vicino all'arancione, e a questo punto infatti mancava il Blood Red, che è il rosso vivo, che ovviamente possiamo accostare all'arancione e al giallo. Cioè con questi tre avremmo potuto fare il drago che ho fatto nel tutorial e vedere la differenza. E poi per finire un High Lord Blue, che quasi certamente è un'ottima base per fare gli Ultramarine. Detto questo, sono 10 colori. La boccetta, abbiamo detto, all'interno ha la pallina. Poi altra cosa estremamente interessante è che diciamo la boccetta che ormai ci ha abituato ad avere Army Painter piuttosto che Scale, piuttosto che Valleo, ma è fantastica perché questa boccetta non spande, e quindi praticamente quando voi andate a stendere il colore ha addirittura diciamo un'uscita che è fatta con un incavo verso l'interno, in modo tale che quando voi girate, spingete e mollate, se non tirate su subito si tira su quello che avanza, e quindi praticamente non sprecate colore e non sgoccia in giro soprattutto. Quindi io direi che fatto l'unboxing e fatto la cernita dei colori, proviamo a fare un test subito. Ho un'idea strepitosa perché volevo farmi un tutorial e approfitto a fare tutto uno con questo e vediamo un pochino cosa viene fuori. A tra poco. Mi è stato chiesto proprio l'altro giorno di fare un tutorial sul Krut, visto che avevo fatto, e lo potete trovare nel my vlog, il tutorial sul Tau normale, diciamo, in green dark, quindi molto sporco. Tra l'altro ne faremo altri perché vi farò vedere altri modi per sporcarli e farli magari anche più scuri, ma con le luci più azzurre, eccetera eccetera. Comunque la mia idea è questa, di farvi vedere cosa succede facendo uno zenitale leggero, perché va fatto da abbastanza distante, quindi veramente 30 cm più, con il Ratbone, che è un contrast undercoat della Citadel, dopo aver messo in questo caso un primer nero. Ho usato quello della Green Stuff. Comunque sapete che di primer ce ne sono di tutti i tipi. Army Painter stessa, che oggi dobbiamo testare, li fa di tutti i tipi. Quindi detto questo, quello che facciamo ora è provare a dipingere un Tiranide e due Krut, perché io vorrei fare i Krut marroncini, ma vorrei vedere come vengono fuori grigi con lo speed paint, e poi voglio vedere cosa viene fuori con un Tiranide classico anni 90 tra virgolette, cioè col carapace rosso e con tutto il fondo diciamo color osso, per vedere in una sola mano come vengono fuori anche i Tiranidi. Arrivo fra un attimo che ho dato la base nera. Ricordate, dopo la base nera, zenitale a più di 30 cm fatto con il Ratbone, o dall'alto o leggermente in diagonale dall'alto. Spruzzate fin quanto vedete che la parte alta diventa bianca e la parte sotto da grigio passa a nera e rimane nera. A tra poco. Per la prova useremo rigorosamente tutto quello che troviamo all'interno della scatola che ci offre Army Painter, quindi uso il loro pennello perché voglio vedere assolutamente che cosa mi suggeriscono loro, come mi suggeriscono di usarlo loro, affinché la prova venga fedele a come loro dicono che va utilizzato. Allora vi faccio vedere il primo colore sulla wet palette, che in realtà potreste mettere anche in un raccoglitore di questo genere asciutto, perché ovviamente stiamo parlando di colori molto liquidi, però se vedete insomma questa è la consistenza che ha dopo aver fatto quello che dicono loro le istruzioni, cioè mescolato, rimosso la prima parte e poi rimescolato, e viene fuori questo. In questo caso sto usando l'Hardened Leather, quindi è una pelle molto dura, diciamo, e quindi vediamo un attimino che cosa salta fuori fra poco. Datemi solo un altro secondo che sto asciugando, vediamo un pochino se ci sono già e vediamo un po'. Direi di sì. Allora guardate, una cosa molto importante dello zenitale: stare lontani con la bomboletta, se lo fate a bomboletta e non aerografo, perché ovviamente il jet è più potente e più grosso, però vedete che se lo sapete fare assolutamente non vi mancherà l'aerografo, diciamo. Guardate anche da questa parte, se lo fate molto veloce, ma vi dà una miniatura già con delle pre-shadow che sono veramente eccezionali, perché vedete sotto è più scuro e ovviamente questo aiuterà lo speed paint a lavorare meglio. Adesso ci prendiamo il primo Krut, che per me sarà
quello sperimentale, quindi quello che non utilizzerò, che è lui, e gli farò fare praticamente, anzi no, il primo è quello che voglio utilizzare, quindi useremo il marrone e quindi quello che ha il colore che voglio vedere. Poi faremo il Krut grigio e dopodiché andremo a vedere i tiranidi. Quindi a tra poco e partiamo con questa prova di speed paint di Army Painter. Ok ragazzi, siamo pronti, il Krut è asciutto e pronto a ricevere il suo speed paint, quindi vediamo questo Hardened Leather che cosa fa. Lo rimescolo un secondo, anzi guardate, vado proprio sul mescolatore, quindi sono sicuro. Sappiate che Army Painter è stata la marca che mi ha fatto iniziare con il vlog quasi 2 anni fa e non avevo moltissimo di budget. Army Painter ha un budget entry level che è fantastico e devo dire che mi ha veramente aiutato a iniziare a dipingere. Sono molto complessi da mischiare, quindi ci vuole uno shaker secondo me per avere la resa massima con un Army Painter, però sono molto economici e hanno la resa che avevano i colori GV degli anni 90, quindi se siete appassionati soprattutto del vintage, qualsiasi set di Army Painter vi darà quella sensazione. Qui siamo all'evoluzione secondo me di Army Painter, perché siamo veramente a un nuovo livello da quello che ho visto online. Adesso vi dirò se è vero o non è vero. Comunque prendiamo il nostro colore e cominciamo a darlo al Krut. Allora, innanzitutto il colore è bello denso, ma anche facilmente stendibile, quindi guardate, non è per niente faticoso e già questa è una cosa molto buona. Praticamente io qui darò a tutto il marrone, perché dopo avrò solo dei marroni più scuri e dei marroni più chiari, e dopodiché avrò da fare solamente praticamente il metallo che farò arrugginito, quindi andrebbe bene anche il marrone scuro qui, perché mi dà già quasi l'idea della ruggine e quindi va benissimo, perché ovviamente saranno piuttosto grim anche loro. Ma vediamo un attimino come va avanti qui. Allora, fantastico, diciamo, come stesura, nulla da dire. Il pennello va benissimo, è un sintetico tipico da wash, va benissimo per questo tipo di stesura, quindi direi che anche lì ci hanno azzeccato. Secondo me mettere dentro il pennello fa, perché comunque uno inizia e trova tutto quello che gli serve per iniziare, specialmente con gli speed paint, che sono sostanzialmente un colore che sicuramente piacciono molto ai novizi, perché giustamente permettono di dipingere velocemente le proprie miniature e moltissimo fanno anche vedere gli effetti che danno ombre e luci, che poi impareranno a ripetere sicuramente con i colori classici, con le tecniche classiche. Quindi è veramente un ottimo sistema per imparare a dipingere. Da tenere presente solo che rispetto ai colori normali qui siamo sul liquido e si parte dal chiaro per finire sullo scuro. Allora vi dico già che solo a vederlo così sembra veramente bello, soprattutto perché ha lo zenitale che lascia la parte alta più chiara e la parte sotto più scura, e questo fa tantissimo, perché aiuta moltissimo lo speed paint a dare la sua resa. Però veramente mi sembra un ottimo inizio, veramente. Adesso lascerei che si asciughi per vedere un po' cosa salta fuori di questo Krut e dopo andiamo a fare il resto. Nel frattempo che lui si asciuga io vado innanzitutto direi anche il pavimento, perché lo voglio fare comunque marrone, quindi avevo messo della sabbia, perfetto per lo stesso colore, quindi proprio veramente con un colore solo avete dato veramente una mano alla miniatura a emergere, che è fantastica. Anche qui avevo messo sabbia incollata poi con cianoacrilica per farla sembrare plastica praticamente dura, e come vedete fa già il suo effetto così mettendolo sopra. Chiaramente stiamo parlando di una mano di colore, quindi, però è quello che giustamente dicono loro, one coat and play, quindi questo è. Allora, la carne, per esempio, la farei del colore del Crusader Skin, che è praticamente la skin umana che loro propongono per prima nel set, ok? Qui ovviamente ci sarà il Mega Paint Set che avrà tutti quanti i colori, e devo dire la verità, da come sto vedendo che funziona è molto facile che faccia gola averlo. Comunque vediamo un attimo, adesso lo vedo molto scuro,
cioè sembra quasi la stessa cosa dell'Hardened Leather. Vediamo cosa salta fuori quando lo metto invece sulla pelle. È scuro, però ha una connotazione diversa, più rosea. L'osso lo lascio osso, dopo anche quello andrò a dipingerlo, e la pelle praticamente è fatta. Diamogliene giù tanto in modo tale che rimanga l'effetto insomma che deve fare, l'ombra e tutto. Ok, e teniamolo lì ad asciugare, poi vedremo che cosa farne. Allora, diciamo che per esempio il fucile potrei farlo grigio, giusto per provarli anche, no? Il Gravelord Grey, che è il grigio che poi voglio provare sulla pelle dell'altro, vediamo un attimino come si comporta come base, se si avvicina al nero. Li vedo molto scuri, quindi molto pigmentanti. Però devo dire la verità, allora una cosa che mi colpisce subito, a parte la facilità di stesura sulla wet palette, comunque sulla palette, perché ovviamente sono col contagocce, quindi fantastico quello. E devo dire che, guardate, faccio anche i chiodini da porcospino che hanno praticamente sulla loro, come capelli, ecco, che tra le altre, andando per sovrapposizione, vanno a fare ulteriori ombre e giochi di colore. Molto interessante anche questo colore, perché guardate, dà veramente la copertura. Sì, niente male. Sicuramente rispetto a quando feci la prova sui nanetti degli Scale 75, che lì purtroppo colori che adoro quando stendo il colore a liquido nel colore classico, adoro gli ink degli Scale 75, ma il discorso degli instant secondo me vanno utilizzati in un altro modo, ma non sono colori da usare come contrast o come appunto speed paint, quindi non sono così instant come sembrano. Anche qui potete vedere la puntata cercandola nella playlist. Allora, diciamo che lì ho dato, adesso manca il fucile, diamo una mano anche al fucile. Questi sono veramente, sì, molto più avanti, sicuramente danno l'impressione di essere come i contrast, assolutamente. Qui ovviamente direi che si comincia a giocare la partita sul prezzo, perché ovviamente siamo a un prezzo diverso, in quanto giustamente tra spreco per la goccia che qui non si spreca e effettivamente il prezzo che è la metà, avete praticamente colori che tra le altre sicuramente con l'aerografo vanno da urlo, quindi c'è anche quel vantaggio lì. Allora, ho fatto anche il fucile, direi che il nostro CRUT praticamente è stato completamente ricoperto di colori, come vedete sono molto scuri, quindi sicuramente io farei minimum dry brush per tirare fuori un CRUT decente, e lo facciamo dopo molto velocemente, però veramente in pochissimo si tira fuori. Allora, fatto questo, ci stacchiamo il CRUT dal nostro holder, ne prendo un altro e andiamo a prendere l'altro CRUT. Allora, metto un attimo il pennello a posto, piazziamo il CRUT sull'holder e vediamo. Allora, questo lo facciamo grigio, quindi partiamo direttamente da la pelle grigia questa volta, che è quasi un nero, è quasi un nero, però è buona perché poi quando andate a fare le luci le andate a fare di grigio chiaro, e sicuramente tra le altre bisogna aspettare che asciughino per poter dare un verdetto reale su quello che è la resa finale, quindi aspettiamo proprio che si asciughino. Nel frattempo io li dipingo e vediamo insieme. Però vedete che qui non c'è bisogno di time lapse, cioè siamo veramente a un alto livello di velocità, in un attimo. E poi tra l'altro il pennello è molto grossetto, andiamo a mettere ancora grigio, e poi sto guardando l'altro che si asciuga e devo dire che colpisce, perché sta schiarendo ma sta lasciando le ombre in maniera evidente, e ci siamo, Army Painter ha veramente azzeccato il prodotto.
L'ha azzeccato. Allora, andiamo avanti. Guardate come sono intensi, no? I colori, molto, molto intensi. Tanta pigmentazione, molto contrastante. Niente male grigio, e soprattutto se avete fatto lo zenitale prima, niente male. Tra le altre, come vedete, sto ripassando in certi punti dove voglio vedere più pigmentazione e si sovrappone, quindi va alla grande perché ovviamente fate la sovrapposizione e funziona benissimo. Allora, era un po' che volevo farvi vedere questa puntata perché questa è una prova che andava fatta un po' per tutta la community, perché qui si va veramente a scegliere come dipingere magari mezzo esercito se non tutto in pochissimo tempo, quindi guardate qui veramente ci si mette poco, andate veramente sui minuti, guardate che roba. Allora questo è già pronto così in grigio, direi che possiamo a questo punto cambiare il colore per esempio degli aghi, che potremmo fare violacei. Proviamo a vedere il grigio col viola, non sta male sicuramente, proviamo a vedere come viene fuori il viola. Mescolo anche dal lato opposto. Guardate, con lo shaker in realtà veramente basta poco, veramente poco. Ho visto che proprio funziona alla grande. Poco colore sprecato, fantastico. Questo è veramente fantastico. Il viola è veramente bello, Guardate come lascia l'ombra subito e come lascia il pigmento. Tra le altre, bello lo schema di colori così, cioè non me l'aspettavo, ma grigio chiaro dry brushato con le ombre appunto verso il nero e questo viola non è niente male, Potrebbe essere uno schema di colori interessante da applicare veramente ai Groot. E viene veramente bene. Allora, la parte del fucile a questo punto la inverto e faccio l'hardned, quindi glielo lascio di colore marrone come se fosse appunto di legno, così abbiamo invertito i colori dell'altro Groot. Qui faremo ruggine, quindi va bene. Tra le altre, guardate, lo speed paint è non solo una pratica che viene utilizzata anche per i concorsi, ma è proprio un'arte, perché saper dipingere in poco tempo, dando comunque alla miniatura le giuste dimensioni, diciamo, non è facilissimo, quindi anche qui ci vuole comunque un certo tipo di pratica, però vedete non è complicato iniziare, è veramente facilissimo. E dopo vi può dare veramente delle belle soddisfazioni perché potete dipingere un esercito in poco e avere la possibilità di giocare magari ai tornei, a tutto dipinti, insomma va benissimo, tanto poi con appunto gli highlight o i dry brush potete appunto andare avanti tranquillamente riprendendole anche dopo le miniature. Guardate, adesso lo ridò di nuovo il marrone sul fondo. Questo lo facciamo uguale così dà l'impressione insomma di essere lo stesso fondale, così dopo quando li mettiamo a confronto sono lì. Allora, mi viene in mente che con l'Orc Flash si potrebbe simulare anche un po' di muschio, magari in questo tipo di situazione che si vede nella basetta qua, e dopo attaccare ovviamente qualcosa. Calcolate che è tutto all'insegna dello speed paint, quindi io faccio in modo che venga fuori una miniatura abbastanza ben dipinta in pochissimo. Qui vedo che ci siamo quasi, mi manca un pezzo qui di osso che dopo andremo a colorare velocemente. Voilà. E anche questo Groot è praticamente pronto alla parte dopo e vedremo dopo con appunto la parte seguente cosa tiriamo fuori. Adesso manca il nostro tiranide e andiamo a vedere
cosa salta fuori del Tiranide? Io lo chiamo anni 90 perché è la tipica colorazione che si è utilizzata negli anni 90 e sono proprio curioso perché questa qua secondo me viene fuori proprio bene con gli speed paint. Allora, quello che voglio fare è il palette bone e come vi ricordo si parte dalla parte più chiara per andare verso la più scura e quindi giustamente partiamo dal bone che sarebbe il colore della scatola base del set che simula praticamente le ossa e vediamo un pochino cosa salta fuori. Allora vi dico, la stesura è da 10 lode, cioè quando mettete praticamente giù è da 10 lode. Allora questo ovviamente è un colore più chiaro di quello che abbiamo utilizzato per il Krut. Si va via sereni anche perché qui si può lavorare con sovrapposizione, quindi potete sporcare tranquillamente la parte degli zoccoli piuttosto che appunto il carapace che c'è sopra, perché andremo a farlo rosso e il rosso si sta benissimo, quindi non è un problema se andate a sovrapporre i due colori. Eccolo qui, tra l'altro è abbastanza leggero, cioè, sempre nel limite del possibile per questi colori che vedo che sono estremamente pigmentanti. Ne metto ancora un po', non sto sprecando colore assolutamente, cioè, man mano che ne ho bisogno lo metto giù, non cade una goccia in più, guardate, viene veramente un bel lavoro. Allora, ok, vediamo che salta fuori dal viso. Ok, direi che ci siamo. Mettiamo gli ultimi pezzettini, quindi la parte praticamente della pelle l'ho fatta come se fosse osso, solo che qui c'è lo zenitale, quindi mi va a, come vedete, fare anche ulteriori ombre e luci. E poi andiamo a vedere il rosso, che è uno di quelli che volevo vedere di più in assoluto, il Blood Red, perché mi è venuta voglia quando facevo il drago con i contrast di provare a vedere qualcos'altro fatto con questi, quindi adesso vediamo un attimino com'è e poi sono curioso di provarli con l'aerografo sicuramente perché sono ancora più intensi dei contrast e hanno però questa prerogativa un po' Army Painter di essere leggermente vintage secondo me, che è fantastica perché dà l'impressione che avete la possibilità di avere dei colori spenti, vedete, non sono troppo accesi, sono belli saturi ma sono pastello scuro, quindi benissimo. Allora il carapace, ed ecco il rosso molto acceso, vado sotto a lasciare un minimo di ombra, vado davanti, ok. Dopo eventualmente se non vi piace l'ombra rossa si può tranquillamente ripassare col wash e siete a posto. Però un bel rosso anche. Le unghie, guardate, in una passata l'avete fatta, pazzesco. Sì,
veramente, allora, ve lo dico già, a parte che c'è lo zenitale che ovviamente con queste ombre scure ha scurito il tutto sotto e ha stravolto un po' il chiaro della pelle, praticamente, che doveva venire fuori chiaro. In questo caso forse lo farei senza zenitale, con le basi normali. E il rosso starebbe meglio su una base marrone, quindi volendo al posto del nero farei una zenitale su un marrone scuro. Però la differenza molto evidente è che è molto più acceso il colore, è molto più saturo di quello che era la base, lo schema che si utilizzava negli anni 90, appunto dei primi tiranidi che erano usciti. Però molto interessante anche questo, perché quanto ci ho messo, adesso dopo rivedrò i minuti, però sono andato anche piano, ho chiacchierato con voi e guardate quanto ci ho messo a fare 3 miniature. Adesso, riprendendo la prima, che è asciutta, quindi ci mettono anche il giusto ad asciugare, non abbiamo moltissimo ancora da vedere, abbiamo da ripassare dei punti per eventualmente dare un po' di colore. Allora qui per esempio ci sta il sangue, e sto guardando un pochino perché è ancora in certi punti da asciugare. Qui userei la corda normale per poi fare un wash, volendo anche di Hartnell Leather o meglio di Pallid Bone, quindi una mano di per esempio Tar Brown, White Sand di Scale oppure di GV, insomma fate il colore del bone, dell'osso, e sopra date una passata di Pallid Bone e avete fatto la corda. Qui direi passata viola, vediamo un po'. Scusate, grigia in questo caso, perché lui qua ha degli aculei, e anche qua. Ok. E direi che anche qui ci siamo. Questo è il gancio che tiene il pezzo di carne sicuramente umana. E via, direi che ci siamo. Allora, adesso io ve li faccio vedere tutti e tre in diciamo in tipo showreel, li giriamo un attimo, li guardiamo, così diamo un occhio e tentiamo di capire questa prova della Army Painter com'è andata. Ragazzi, questi Army Painter Speed Paint, devo dire la verità, colpiscono tantissimo, avete visto anche nella showreel che sono ovviamente con una mano veramente sola, come dicono loro, vengono molto semplici, però già veramente vi danno un'idea di quelle che possono essere le luci e le ombre, con un colore veramente pigmentante che dà un'ottima ombra, lascia delle ottime luci. Il trick delle 2 bombolette, quindi dello zenitale, anche se non avete l'aerografo, è veramente una buona idea, perché effettivamente dà quel quid in più alle ombre e quindi dà anche più intensità al colore e più transizione al colore. E per il resto diciamo che ci siamo. Poi molto bella l'idea del pennello, quindi veramente in questo caso Army Painter 9, 9,5 veramente, dove secondo me a 9,5, 10 ci sono sempre anche i colori dei contrast, e diciamo che la boccetta fa pendere con tanto di sfera all'interno l'ago della bilancia persino sugli speed paint, perché come colorazione siamo lì, e diciamo che come confezione Army Painter la vince in questo caso, perché è molto più facile, essendo così liquido, non rovesciarlo, non perderlo, non sprecarlo, si mescola facile perché ha le sfere.
veramente un lavorone. Quindi diciamo ragazzi che in questo caso Army Painter l'ha azzeccata davvero. Ci vediamo domani o dopodomani per altri 2 o 3, ne ho un po' di review da farvi vedere molto interessanti. Restate sul canale e fate iscrivere voi, i vostri amici, parenti, mamme, zii, cugini, tutti. Ciao!